My Home, My Destiny, anticipazioni di mercoledì 2 agosto e giovedì 3 agosto, dove scopriremo le sorti di Kibrit e l'adozione da parte di Mehdi e Zeynep. Benal, con il test di gravidanza in tasca, ha appena suonato alla porta di Mehdi. La madre intercetta subito Benal dicendole di passare il giorno dopo perché in quel momento stanno festeggiando la lieta notizia dell'adozione di Kibrit. Benal, abbastanza sconvolta dalla notizia, si precipita fuori per tornare a casa, ma Mushgan la segue. Le due donne parlano. Mushgan incita Benal a presentarsi più spesso a casa loro, così da riconquistare piano piano l'amore di suo fratello Mehdi. Mushgan, infatti, convince Benal del fatto che il matrimonio tra Mehdi e Zeynep non sia promettente come invece sua madre ha appena lasciato intendere. Rientrata in cucina, la madre e la sorella Semil chiedono a Mushgan cosa si siano dette lei e Benal poco prima. Mushgan mente spudoratamente e dice che lei ha fatto di tutto per scoraggiare l'amore di Benal verso Mehdi, dapprima descrivendo il matrimonio di Mehdi e Zeynep come solido e felice, e dopo addirittura difendendo anche la cognata. Zeliha, molto preoccupata per la precarietà del matrimonio del figlio Mehdi, rimane comunque preoccupata e non si fida abbastanza di sua figlia Mushgan, che palesemente trama contro Zeynep. La madre allora minaccia la figlia: se non smetterà di ostacolare il matrimonio, verrà cacciata da casa. Mehdi raggiunge finalmente Benal a casa sua. Lui mette subito in chiaro che non è lì per conversare. Vuole sapere, senza troppi giri di parole, quale sia il problema e perché Benal si sia presentata senza preavviso a casa sua. Ma il punto su cui preme di più Mehdi è che Benal non debba più comportarsi in questo modo. Non potrà più presentarsi a casa di Mehdi senza preavviso o chiamarlo e inviargli messaggi. Zeynep, infatti, non sa nulla della loro storia passata e Mehdi pretende che Benal non si metta in mezzo in alcun modo. Benal non è affatto contenta di questa discussione, non si spiega come Mehdi possa anteporre il benessere di Zeynep, una donna che a malapena conosce, davanti al suo. Benal rinuncia quindi ad informare Mehdi della sua gravidanza e gli dice che d'ora in avanti loro due saranno solo due estranei. Contemporaneamente, dalla finestra della sua stanza, Zeynep vede Mehdi e Benal avere questa discussione e rimane senza parole, soprattutto perché nota che la discussione tra i due è particolarmente animata. Intanto a casa di Mehdi, Bayram e Sakine sono sollevati dal fatto che non dovranno più trasferirsi, visto che Mehdi e Zeynep non divorzieranno. Sakine ricorda però a Bayram che il giorno dopo dovrà cercarsi un lavoro. Sakine, infatti, non vuole che la figlia pensi che loro si approfittino del suo matrimonio. Bayram la rassicura, andrà sicuramente a cercare un lavoro il giorno dopo, neanche lui vuole deludere la figlia Zeynep. Tornato a casa, Mehdi va in camera da Zeynep che, dopo aver visto tutto dalla finestra, chiede subito al marito come stia Benal. Mehdi dice subito di essere andato da Benal per parlare, ma Zeynep fa finta di non sapere nulla e insiste sul voler sapere che problemi abbia Benal, soprattutto per poterla aiutare. In difficoltà, Mehdi inventa che Benal abbia dei problemi con il proprietario di casa, così da non far insospettire Zeynep. La ragazza, affascinata dal fatto che Mehdi sia un così un punto di riferimento per tutte le persone del quartiere, propone al marito di dormire in camera quella stessa notte. Infatti Mehdi dal giorno delle nozze dorme spesso in terrazzo per non disturbare la moglie nella sua camera. Zeynep pensa che sia giunto il momento invece che lei e Mehdi trovino un accordo su come condividere gli spazi in maniera più equa. La proposta di Zeynep è quella di comprare un divano letto e metterlo in camera, così da avere ognuno i propri spazi. Mehdi acconsente e si adopererà per farlo. Contemporaneamente, l'incontro tra Farooq ed Emine volge quasi al termine. I due sembrano trovarsi bene tra di loro. Emine sembra affascinata da Farooq e Farooq capisce che Emine vorrebbe avere una vita diversa da quella del quartiere. I due si rivedranno sicuramente. La stessa sera il padre adottivo di Zeynep, Ekrem, si trova a casa dell'amante e sta giocando con la sua figlia piccola Esra. Quando arriva la madre della bambina, Ekrem saluta la figlia e comincia a discutere con la sua amante. I due dovrebbero infatti partire per l'America, ma Ekrem annuncia che questo non avverrà.
A quanto pare, infatti, Ekrem non detiene il vero potere finanziario della sua azienda. Il denaro aziendale, difatti, appartiene alla moglie Nermin, che al momento non gli permette di prelevare nessuna somma di denaro. Non avendo quindi disponibilità economica, Ekrem non può scappare in America con l'amante e sua figlia. La discussione si accende, ma Ekrem spiega che lo stare incastrato tra le sue due famiglie lo stressa molto. L'amante gli propone quindi di lasciare al più presto Nermin per stare solo con lei e la figlia Esra. Intanto Zeynep e Mehdi alla fine decidono di dormire insieme nello stesso letto e con un po' di imbarazzo ma consapevoli di star facendo dei passi avanti nel loro rapporto si addormentano vicini. Zeynep va al mercato di prima mattina e incontra Benal. Coglie l'occasione per indagare sullo stato di salute. Zeynep infatti ha capito che la donna potrebbe avere qualche problema di salute e le dice che passerà da casa sua presto. Arriva anche Emine al mercato che trova strano questo avvicinamento tra Zeynep e Benal. Ma l'argomento di cui vuole parlare Zeynep è un altro. Sospetta che Emine le stia nascondendo qualcosa, anche se non immagina minimamente che ciò che Emine nasconde abbia a che fare proprio con Farooq. Zeynep ed Emine rientrano in casa con la spesa per preparare la colazione per tutti. È un giorno molto importante perché arriverà la supervisora per l'adozione di Kibrit. Yasemin, la nipote di Mehdi, è ancora triste per aver perso la camera che le era stata promessa in favore di Kibrit. La madre cerca di consolarla, ma Yasemin si arrabbia e attacca duramente la madre. Scopriamo che Yasemin ha un padre, ma che Semil si rifiuta di includerlo nella loro vita, rifiutandone anche il mantenimento. Alla richiesta di Yasemin di chiedere soldi al padre, la madre le risponde di no e che non vuole più tornare sull'argomento. Mehdi e Nu sono sul terrazzo di casa, parlano del matrimonio con Zeynep e della decisione di adottare Kibrit. Nu ribadisce a Mehdi il fatto che lui abbia sempre creduto nel matrimonio tra lui e Zeynep ed è felice che i due non divorzino più. Mehdi gli spiega però che il divorzio è solo in una fase di stallo, ovvero Mehdi e Zeynep non divorzieranno almeno per un anno, il tempo necessario affinché Kibrit diventi maggiorenne e possa fare a meno della tutela genitoriale di loro due. Mehdi poi riceve una chiamata, è il suo avvocato che finalmente ha la notizia che aspettavano da un po'. L'avvocato ha il nome della persona che ha denunciato Mehdi con l'accusa di maltrattamento di minori. L'uomo che ha accusato Mehdi è proprio Ekrem, il padre adottivo di Zeynep. Appresa la notizia, Nu vuole subito andare a discutere con Ekrem, ma Mehdi lo trattiene. Quello è un giorno troppo importante per loro. Arriverà la supervisora a fare visita alla famiglia per vedere se l'ambiente è adatto all'accoglienza di un minore, ovvero Kibrit. Inoltre Mehdi non vuole dare un così grande dolore a Zeynep. La stessa mattina Ekrem e Nermin discutono. Nermin vuole sapere perché il marito Ekrem spesso la notte non rincasi, forse sospetta qualcosa. Ekrem si giustifica dando la colpa al troppo lavoro. Nermin, rifiutando i suoi progetti e quindi un guadagno a suo dire più rapido, lo costringe a lavorare il doppio e quindi a trattenersi di più in azienda. Ma Nermin è preoccupata anche per Zeynep. La ragazza non è andata più a Londra ed è tornata da Mehdi che è stato anche arrestato da denuncia anonima. Nermin ha anche chiamato Sakine per avere notizie, ma è venuta a sapere che Zeynep e Mehdi hanno intenzione di adottare Kibrit. Questa decisione per Nermin è inconcepibile. Lei ed Ekrem devono assolutamente intervenire, anche se Ekrem non è entusiasta di questa decisione. A casa di Mehdi, Zeynep ed Emine hanno preparato la colazione per tutti. Bayram annuncia che non parteciperà alla colazione perché deve cercare lavoro come promesso ed esce di casa. La colazione comincia ed il clima è molto gioviale e disteso, tanto che Zeynep riceve complimenti da tutti, finché non arrivano Nermin ed Ekrem che devono urgentemente parlare con Zeynep. Ekrem e Nermin rifiutano tutte le cortesie offerte dalla madre di Mehdi, Zeliha, e si appartano subito con Zeynep per discutere. Nermin spiega a Zeynep che adottare Kibrit e legarsi ancora di più a Mehdi e alla sua famiglia è un tremendo errore. Ekrem invece attacca duramente Zeynep mettendo in dubbio soprattutto il suo giudizio. Continua a ritenere Mehdi un uomo violento e inaffidabile con cui adottare una figlia sembra proprio essere una follia. Mehdi, che dall'altra stanza sente Ekrem alzare la voce contro Zeynep, non si trattiene ed interrompe la conversazione. Non può tollerare che i genitori adottivi di Zeynep rendano sua moglie triste ed annuncia che d'ora in avanti, se dovranno parlare con lei, sarà sempre presente anche lui. La discussione tra Mehdi ed Ekrem si accende mentre Nermin cerca di far ragionare Zeynep, ma invano.
Nermin, offesa, se ne va. Questa volta è veramente molto delusa da sua figlia adottiva. Contemporaneamente Bayram, che è alla ricerca di un lavoro, arriva ad elemosinarlo anche ad una sua vecchia conoscenza che però, conoscendo bene il soggetto, i suoi vizi con l'alcol e il gioco, rifiuta categoricamente di offrirgli un lavoro. Bayram insiste per un po', ma l'uomo non vuole saperne e lo caccia dal negozio. Bayram, deluso e triste, decide di buttarsi sull'alcol e i suoi eccessi lo portano a vagare per la città ubriaco, maledicendosi per i suoi fallimenti. A casa di Meti arrivano Kibrit e la supervisora dell'assistenza sociale. Il giro per la casa procede nel migliore dei modi, la supervisora è molto soddisfatta e Kibrit è emozionatissima all'idea che il suo sogno di avere una famiglia si possa concretizzare. La famiglia si riunisce al completo in sala per parlare di come tutti gestiranno l'arrivo di Kibrit in casa. Va tutto per il meglio e la supervisora non rileva alcun ostacolo per l'affido. La visita, fino ad ora andata a gonfie vele, viene brutalmente interrotta da Bayram, molto ubriaco e molesto. Subito Sakine, Meti e Nu cercano di salvare la situazione e portare al più presto via dalla sala Bayram. Ma Bayram ha comunque il tempo di dimostrarsi ubriaco e dimostrarsi anche ingestibile e dicendo anche che nessuno in realtà vuole Kibrit in casa, tutti si dimostrano gentili solo per accontentare Meti. Zeynep si sente profondamente in colpa per l'accaduto, ma anche profondamente delusa e arrabbiata con il padre. Ancora una volta l'ha delusa, ma questa volta ha rovinato la vita di una ragazzina innocente. Questa volta Zeynep non potrà perdonarlo. Così terminano queste emozionanti anticipazioni. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video di My Home, My Destiny. Sono Stefania e come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti per parlare della puntata.